Buonasera a tutti, benvenuti su BravoCast Italiano. Io sono Stefano. E io sono Angela. Buonasera! Oggi parliamo di un problema che tutti gli studenti di italiano conoscono molto bene. Esatto, hai studiato tanto, conosci le parole, le frasi, tutto. Ma poi arriva il momento di parlare con un italiano vero e cosa succede? Succede che non ricordi niente, la mente diventa completamente vuota. È come se tutto l'italiano che hai imparato sparisce in un secondo. Questo è quello che chiamiamo dimenticare sotto pressione e oggi vogliamo capire perché succede e cosa puoi fare per evitarlo. Allora, prima di tutto, facciamo una domanda ai nostri ascoltatori. Vi è mai capitato? State parlando con qualcuno in italiano e improvvisamente non ricordate nemmeno le parole più semplici? Scrivetecelo nei commenti, vogliamo sapere le vostre storie. Magari raccontateci anche in quale situazione è successo, al ristorante, con un amico italiano, durante un viaggio. Perfetto! Allora, Stefano, secondo te perché succede questa cosa? Io ho la mia teoria, ma voglio sentire prima la tua. Va bene, allora io penso che il problema principale sia l'ansia. Quando sei nervoso, il tuo cervello non funziona bene come al solito. Sono d'accordo. L'ansia è sicuramente una parte grande del problema. Ma c'è anche un'altra cosa importante. Quale? La differenza tra conoscere una lingua e usare una lingua. Sono due cose completamente diverse. Ah, questo è interessante. Puoi spiegare meglio? Certo, quando studi a casa, quando leggi un libro o guardi un video, hai tempo. Puoi pensare, puoi fermarti, puoi controllare il dizionario. È vero, non c'è pressione. Puoi andare al tuo ritmo. Esattamente, ma quando parli con una persona vera, tutto cambia. La persona ti fa una domanda e aspetta una risposta subito, non tra 5 minuti. E lì inizia il panico. Il cervello dice aiuto, devo rispondere adesso, ma non ricordo le parole. Proprio così. E più pensi che devi rispondere velocemente, più vai nel panico. È un circolo vizioso. Un circolo vizioso significa che una cosa negativa causa un'altra cosa negativa, che poi causa la prima cosa di nuovo. È come un cerchio che non finisce mai. Perfetto, grazie per la spiegazione. Quindi, immagina questa situazione. Sei in Italia, entri in un bar e vuoi ordinare un caffè. Ok, sembra facile, no? Sembra facile, sì, ma poi il barista ti guarda e ti chiede «Cosa prendi?» E tu inizi a pensare «Come si dice? Devo dire voglio un caffè? O prendo un caffè? O vorrei un caffè?» E mentre stai pensando a tutte queste opzioni, il barista continua a guardarti. Forse ci sono altre persone dietro di te che aspettano. Esatto, e questa è la pressione. Non è solo la lingua italiana che è difficile, è la situazione, sono gli occhi della gente su di te. E poi c'è anche un'altra cosa. Molte persone hanno paura di fare errori. Hanno paura che l'italiano rida di loro o pensi che sono stupidi. Questa paura è molto comune, ma posso dirti una cosa. Gli italiani non ridono quando fai errori. Anzi, di solito sono molto felici che tu stia provando a parlare la loro lingua. Angela ha ragione, io sono italiano e quando sento uno straniero che parla italiano, anche con molti errori, sono sempre impressionato e contento. Vedi? Quindi questa paura di fare errori è solo nella tua testa. È una paura che crei tu stesso. Ma è una paura potente? Può bloccarti completamente? Ti fa dimenticare anche le cose che sai benissimo. Sì, è vero. Allora, adesso la domanda è: come possiamo superare questo problema? Come possiamo ricordare l'italiano anche sotto pressione? Bella domanda, io ho alcune idee, ma voglio prima chiedere una cosa ai nostri ascoltatori. Vai pure. Allora, voi che ci ascoltate, avete dei trucchi personali? Cosa fate quando vi sentite sotto pressione e dovete parlare italiano? Scrivetecelo nei commenti, le vostre idee possono aiutare altre persone. Ottima idea, Stefano. E mentre aspettiamo i loro commenti, possiamo condividere i nostri consigli.
Perfetto. Allora, il mio primo consiglio è questo. Accetta che farai errori, non cercare di essere perfetto. Questo è molto importante. La perfezione non esiste, specialmente quando impari una lingua nuova. Esatto, anche gli italiani fanno errori quando parlano italiano. È normale, è umano. È vero, io a volte dimentico le parole, anche in italiano che è la mia lingua madre. Succede a tutti. Vedi? Quindi se anche i madrelingua fanno errori, perché uno studente dovrebbe essere perfetto? Non c'è ragione. È impossibile e anche inutile cercare la perfezione. Meglio parlare con errori che non parlare affatto. Assolutamente. E questo mi porta al secondo consiglio. Pratica le situazioni reali prima che succedano davvero. Oh, questo è un ottimo consiglio. Puoi spiegare come si fa? Certo. Allora, se sai che domani andrai al ristorante, oggi puoi praticare a casa. Puoi immaginare la conversazione con il cameriere. Quindi fai una specie di simulazione mentale, come un attore che prova prima dello spettacolo. Esattamente, puoi dire ad alta voce: buonasera, vorrei un tavolo per 2 persone. Poi, posso vedere il menù? E così via. E se pratichi queste frasi prima, quando sei calmo e senza pressione, poi sarà più facile ricordarle nel momento vero. Proprio così, il tuo cervello avrà già fatto quella cosa una volta, quindi la seconda volta sarà più naturale. Mi piace molto questo metodo e funziona davvero. Io l'ho usato quando stavo imparando l'inglese. Ah sì, com'è andata? Molto bene! Prima di andare all'aeroporto, per esempio, praticavo tutte le frasi che avrei dovuto dire. Il mio bagaglio, il mio passaporto, il gate numero 5. E quando sei arrivata all'aeroporto, vero, ti sei sentita più sicura? Sì, molto di più. Non ero perfetta, ovviamente, ma sapevo più o meno cosa dire. Non c'era quel momento di panico totale. Perfetto, questo è esattamente l'obiettivo. Non essere perfetti, ma essere preparati abbastanza per non andare nel panico. Esatto. E c'è un altro consiglio che voglio aggiungere. Respira. Respira? Sembra semplice. È semplice, ma molte persone lo dimenticano. Quando sei nervoso, il tuo respiro diventa veloce e superficiale, e questo aumenta l'ansia. Quindi cosa dobbiamo fare? Prima di parlare, fai un respiro profondo, dentro dal naso, fuori dalla bocca, lentamente. Questo calma il sistema nervoso. E un sistema nervoso calmo significa un cervello che funziona meglio. Esattamente. Il tuo cervello ha bisogno di ossigeno per lavorare bene. Se respiri male, il cervello non ha abbastanza ossigeno. E senza ossigeno dimentichi le parole che hai studiato. Tutto ha senso adesso. Sì. Quindi ricordate, respiro profondo prima di parlare. È un trucco piccolo ma molto potente. Bene, abbiamo parlato di accettare gli errori, di praticare prima, di respirare bene. Che altro possiamo fare? C'è un'altra cosa importante. Non tradurre nella tua testa dall'inglese all'italiano, o dallo spagnolo all'italiano, o da qualsiasi altra lingua. Oh, questo è un grande problema per molti studenti. Sì, lo so. Molte persone pensano prima nella loro lingua madre e poi provano a tradurre ogni parola in italiano. E questa traduzione mentale richiede tempo e più tempo ci vuole, più aumenta la pressione. Esattamente. E poi a volte le parole non si traducono bene. Ogni lingua ha la sua logica. Quindi il consiglio è: pensa direttamente in italiano. Ma come si fa? È difficile all'inizio, ma si può fare. Inizia con frasi semplici. Quando vedi una mela, non pensare Apple e poi tradurre mela. Pensa direttamente mela. Quindi devi allenare il cervello a connettere l'oggetto direttamente con la parola italiana, non con la parola inglese prima. Proprio così. E più pratichi, più diventa automatico. All'inizio è lento, ma dopo un po' diventa naturale. E quando pensi direttamente in italiano, sei molto più veloce. Non c'è quel passo extra della traduzione. E meno tempo ci vuole, meno pressione senti. È tutto connesso. Vedo che tutto torna insieme.
L'ansia causa problemi e i problemi causano più ansia, ma se rompiamo questo circolo, tutto migliora. Esattamente. E ora voglio parlare di un'altra cosa che aiuta molto. Avere delle frasi di emergenza. Frasi di emergenza cosa significa? Sono frasi che puoi usare quando non sai cosa dire. Per esempio, se non ricordi una parola, puoi dire «come si dice?» o «non ricordo la parola». Ah, capisco. Sono frasi che ti danno tempo per pensare e che spiegano all'altra persona che stai imparando. Esatto. E la cosa bella è che gli italiani di solito ti aiutano. Se dici non ricordo la parola, loro probabilmente ti chiederanno quale parola e ti aiuteranno a trovarla. Questo è vero. Gli italiani sono molto bravi ad aiutare quando vedono che stai provando. Sì, quindi queste frasi di emergenza sono come una rete di sicurezza. Ti fanno sentire più sicuro perché sai che anche se dimentichi qualcosa hai un piano. Mi piace molto questa idea. Quali altre frasi di emergenza consigli? Beh, ci sono molte opzioni. Puoi dire «un momento, sto pensando» o «puoi ripetere, per favore?» o anche «parla più lentamente, per favore». E tutte queste frasi sono perfettamente normali, non c'è niente di strano o imbarazzante nel dirle. Assolutamente. Anche i madrelingua dicono queste cose. «Un momento, sto pensando» è una frase che io uso spesso. Vedi, quindi i nostri ascoltatori non devono avere paura di usare queste frasi, sono utili e normali. Esatto. E ora voglio tornare a una cosa che abbiamo detto prima. La differenza tra studiare e usare la lingua. Sì, questo è importante. Molti studenti studiano molto ma non praticano abbastanza. Esattamente. Puoi conoscere 1000 parole, ma se non le usi mai in una conversazione vera, quando arriva il momento di parlare, non escono. È come sapere la teoria di come si guida una macchina, ma non aver mai guidato davvero. La teoria non basta. Perfetto esempio. Devi praticare per creare quella connessione automatica nel cervello, quello che chiamiamo memoria muscolare. Memoria muscolare, sì, anche se stiamo parlando, non usando i muscoli del corpo, il cervello funziona in modo simile. Esatto. Più usi una frase, più diventa automatica. E quando è automatica non devi pensare. Esce naturalmente. E quando esce naturalmente non c'è tempo per l'ansia, è troppo veloce. Proprio così. Quindi il grande consiglio è parlate. Parlate il più possibile, anche se fate errori. Anzi, specialmente se fate errori. Perché gli errori sono parte del processo di apprendimento. Senza errori non impari davvero. Esattamente. E ora facciamo un'altra domanda ai nostri ascoltatori. Come praticate parlare italiano? Avete amici italiani? Usate app? Parlate da soli a casa? Sì, ditecelo nei commenti e se non state praticando abbastanza, questo è un buon momento per iniziare. Bene. Allora voglio anche parlare di un altro aspetto importante, il ruolo delle emozioni quando impariamo una lingua. Oh, le emozioni. Sì, questo è un argomento interessante. Come influenzano l'apprendimento? Moltissimo. Quando ti senti felice, rilassato, curioso, impari molto meglio. Ma quando ti senti stressato, arrabbiato, frustrato, il cervello si chiude. È vero, io ricordo quando stavo imparando il francese. Nei giorni in cui ero rilassato, tutto sembrava facile, ma nei giorni stressanti non capivo niente. Esattamente. E questo è un altro motivo per cui dimentichiamo sotto pressione. La pressione crea emozioni negative e queste emozioni bloccano l'apprendimento. Quindi dobbiamo trovare modi per rendere l'esperienza di parlare italiano più piacevole e meno stressante. Sì, per esempio, puoi praticare con persone che conosci bene, che sono pazienti, che non ti giudicano. O puoi praticare in situazioni divertenti, non sempre devi avere conversazioni serie, puoi giocare, scherzare, ridere. Perfetto! Quando ridi, le emozioni positive aiutano il cervello a ricordare meglio. È scientificamente provato.
Quindi, se impari italiano con gioia, ricorderai meglio che se impari con stress e ansia. Esattamente. E questo è importante da capire. Non è solo questione di studiare tante ore, è anche questione di come ti senti mentre studi. Questo mi fa pensare a una cosa: molte persone si mettono troppa pressione da sole, si aspettano di imparare velocemente. Sì, è vero. Viviamo in un mondo dove tutto deve essere veloce, ma le lingue non funzionano così. Imparare una lingua è un processo lento, ci vogliono mesi, anni, e va bene così. Esattamente. Se ti dai il permesso di imparare lentamente, senza fretta, ti godi di più il processo. E se ti godi il processo, studi di più, pratichi di più e alla fine impari meglio. È un altro circolo, ma questa volta è un circolo positivo. Gioia porta a pratica, pratica porta a miglioramento, miglioramento porta a più gioia. Mi piace. Allora come possiamo creare più gioia nel nostro apprendimento dell'italiano? Beh, ci sono tanti modi. Puoi ascoltare musica italiana che ti piace. Puoi guardare film italiani che ti fanno ridere o ti emozionano. Puoi cucinare ricette italiane mentre ascolti podcast in italiano. In questo modo associ l'italiano con il piacere del cibo. Oh, bella idea! Oppure puoi leggere libri su argomenti che ti interessano davvero. Se ami il calcio, leggi articoli sul calcio in italiano. Se ami l'arte, visita siti web di musei italiani. Se ami la moda, segui blog di moda italiani. Esatto. L'importante è connettere l'italiano con le tue passioni, non studiare l'italiano come un compito noioso. Studialo come una chiave che apre porte verso cose che ami. Perfetto. E voglio aggiungere un'altra cosa importante. Il sonno. Il sonno? Cosa c'entra il sonno con dimenticare l'italiano sotto pressione? C'entra tantissimo. Quando dormi bene, il cervello funziona meglio. Ricordi meglio, pensi più chiaramente, gestisci meglio lo stress. Ah, capisco. Quindi se non dormi abbastanza, sei più nervoso e dimentichi più facilmente. Esattamente. E c'è di più. Durante il sonno, il cervello consolida le memorie. Quello che hai imparato durante il giorno diventa più forte mentre dormi. Quindi dormire bene non è solo importante per il giorno dopo, è parte del processo di apprendimento stesso. Sì, molti studenti fanno l'errore di studiare troppo tardi la notte, dormendo poco. Pensano che più ore di studio significano più apprendimento. Ma in realtà studiare 6 ore e dormire 8 ore è meglio che studiare 8 ore e dormire 6 ore. Esattamente. Il sonno è quando il cervello organizza e salva le informazioni. Senza sonno adeguato, quello che studi non rimane nella memoria a lungo termine. Questo è molto importante da capire, quindi ai nostri ascoltatori diciamo: dormite bene, è parte dello studio. Sì, e ora parliamo di un altro aspetto pratico. Come gestire il momento esatto in cui senti che stai dimenticando tutto. Oh sì, questo è importante. Cosa fai quando sei lì nel momento e senti il panico che arriva? Prima cosa, riconosci che sta succedendo. Dì a te stesso: ok, sto andando nel panico, ma va bene. Quindi non neghi il panico, lo accetti. Esatto, perché se provi a negarlo diventa più forte, ma se lo accetti spesso diventa più debole. E poi, dopo aver riconosciuto il panico, Poi fai quella cosa che abbiamo detto prima, respira profondamente. 3 volte. Dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. e questo ti dà anche tempo, qualche secondo per riorganizzare i pensieri. Sì, e poi usa una di quelle frasi di emergenza. Di: un momento, sto pensando. O: puoi ripetere la domanda? E mentre l'altra persona ripete, tu hai più tempo per ricordare le parole che volevi dire. Esattamente. È tutto una questione di dare a te stesso tempo e spazio. Non devi rispondere immediatamente. E la verità è che anche nelle conversazioni tra italiani ci sono pause, ci sono momenti di silenzio. Non è strano. No, non è strano per niente. Le pause sono normali.
Le conversazioni vere non sono come nei film, dove tutti rispondono immediatamente con frasi perfette. Quindi permettiti di fare pause, permettiti di pensare, non c'è fretta. E se proprio non ricordi una parola, puoi descriverla. Per esempio, se non ricordi come si dice cucchiaio, puoi dire la cosa che usi per mangiare la minestra. Oh, questa è un'ottima strategia, usare parole che conosci per spiegare la parola che non ricordi. Sì, e spesso l'altra persona capirà e ti dirà «Ah, il cucchiaio!» e tu impari quella parola in modo molto efficace. Perché l'hai imparata in un contesto reale, risolvendo un problema vero. Questo tipo di apprendimento rimane nella memoria molto meglio. Esattamente. Quindi dimenticare una parola può diventare un'opportunità di imparare meglio, non un fallimento. Mi piace questo modo di vedere le cose, trasformare i problemi in opportunità. Sì, e questo ci porta a un punto importante. La mentalità. Il modo in cui pensi all'apprendimento influenza molto i risultati. Cosa intendi esattamente? Se pensi che ogni errore è un disastro, imparerai lentamente e con molto stress. Ma se pensi che ogni errore è una lezione, imparerai velocemente e con meno ansia. Quindi è una scelta, possiamo scegliere come interpretare le nostre esperienze. Esattamente. E questa scelta fa una differenza enorme. Le persone con una mentalità positiva imparano le lingue molto più facilmente. E probabilmente si divertono anche di più durante il processo. Sì, e questo è importante. L'apprendimento dovrebbe essere divertente, non una tortura. Allora, abbiamo parlato di tantissime cose oggi. Vogliamo fare un riassunto completo? Sì, buona idea. Allora, perché dimentichiamo l'italiano sotto pressione? Primo, l'ansia blocca il cervello. Secondo, c'è differenza tra conoscere la teoria e usare la lingua in una situazione reale. Terzo, abbiamo paura di fare errori e questa paura ci blocca ancora di più. Quarto, le emozioni negative rendono più difficile ricordare. Quinto, se non dormiamo bene, il cervello non funziona bene. E cosa possiamo fare? Primo, accettare che gli errori sono normali e ok. Secondo, praticare le situazioni prima che succedano davvero. Terzo, respirare profondamente per calmare il sistema nervoso. Quarto, non tradurre mentalmente, ma pensare direttamente in italiano. Quinto, avere delle frasi di emergenza pronte per quando non sai cosa dire. Sesto, praticare parlare il più possibile, anche con errori. Settimo, connettere l'italiano con le tue passioni per rendere l'apprendimento più gioioso. Ottavo, dormire bene per aiutare il cervello a consolidare le memorie. Nono, usare descrizioni quando non ricordi una parola specifica. E decimo, avere una mentalità positiva, vedere gli errori come opportunità. Wow, sono tanti consigli, ma tutti importanti e utili. Sì, e voglio aggiungere un'ultima cosa. Siate gentili con voi stessi. Questo è molto importante. Cosa significa? Significa non essere troppo critici. Quando fai un errore, non pensare «Oh no, sono terribile, non imparerò mai». Invece pensa, ok, ho fatto un errore, ma va bene, la prossima volta farò meglio. Esattamente. L'attitudine positiva è fondamentale. Se sei sempre negativo con te stesso, l'ansia aumenta. Ma se sei gentile e paziente con te stesso, impari molto meglio e più velocemente. Sì, quindi ricordate, siete in un viaggio di apprendimento, non è una gara. Non c'è una linea di arrivo dove dovete essere perfetti. L'italiano è una lingua bellissima, ma è anche complessa. Ci vuole tempo per impararla bene, e va bene così. Esattamente. Anche noi italiani impariamo sempre cose nuove sulla nostra lingua. L'apprendimento non finisce mai. E questa è la cosa bella, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Sì, e ogni piccolo progresso è una vittoria. Se oggi hai usato una parola nuova, è una vittoria. Se hai capito una frase, è una vittoria. Non devi aspettare di parlare perfettamente per essere fiero di te. Ogni passo conta.
Esattamente. E voglio dire una cosa ai nostri ascoltatori. Voi che state ascoltando questo podcast in italiano state già facendo un ottimo lavoro. È vero, il fatto che capite questo podcast significa che il vostro italiano sta migliorando e questo è fantastico. Sì, quindi continuate così. Continuate a praticare, continuate a provare, continuate a fare errori. Perché ogni errore vi porta un passo più vicino alla fluidità. Perfetto. Allora, vogliamo salutare i nostri ascoltatori? Certo. Grazie mille per averci ascoltato oggi. Spero che questo episodio vi abbia aiutato a capire perché a volte dimenticate l'italiano sotto pressione. E spero che i nostri consigli vi aiutino a sentirvi più sicuri la prossima volta che dovete parlare italiano con qualcuno. Ricordate, praticate, respirate, dormite bene e soprattutto siate gentili con voi stessi. Non dimenticate di scrivere nei commenti. Vogliamo sapere le vostre esperienze e i vostri trucchi per gestire la pressione. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Facciamo nuovi video ogni settimana. Perfetto. Allora da me e da Stefano, buonasera a tutti. Buonasera, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!